Adesso parliamo del GAVS, il gruppo Amici Velivoli Storici. Ne parliamo perché io sono stato uno dei soci fondatori, eravamo 9 persone, che un bel giorno ci siamo riuniti, eravamo tutti appassionati di vecchi aerei, e ci siamo riuniti a casa di Ferdinando Nemico, che poi ricorderemo, a casa della nonna di Ferdinando Nemico, perché non avevamo sede, non avevamo soldi, non avevamo niente. Però ci siamo riuniti e abbiamo fatto questo gruppo, che aveva lo scopo di salvaguardare, valorizzare, cercare, restaurare quanto più possibile del materiale del patrimonio storico aeronautico nazionale. Un obiettivo molto ambizioso, però piano piano, con la passione, anche con l'aiuto di diverse persone, siamo arrivati praticamente ai giorni nostri. Noi ancora ci stampiamo il nostro bollettino alle antiche, ormai sono 40 anni e passa. Ci sono stati degli alti e bassi, però comunque sia, abbiamo sempre galleggiato, diciamo così. Diciamo che la parte più importante del gruppo è stata il restauro del Nardi FN305, che noi a un certo punto, visto che avevamo diffuso la notizia della costituzione di questa associazione, dopo qualche tempo ci vengono fatte delle notizie, una di queste riguardava un aeroplano, un Nardi 305, praticamente in vendita a Gardolo, vicino Trento, e il proprietario non sapeva più come gestirlo e lo vendeva. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato questo signore, il quale voleva 15 milioni, stiamo parlando del 1985-86, 15 milioni era una cifra ragguardevole. A questo punto eravamo di 15 milioni, noi non possiamo assolutamente reperirli, e ci siamo accordati per 10 milioni, che era comunque una cifra sostanziosa. Noi praticamente, questo era il loro spirito del GAVS da allora, che forse adesso non c'è più. In una settimana abbiamo fatto un giro di telefonate, ci siamo autotassati, io personalmente ci ho messo 2 milioni, e non so come mia moglie ancora me parli, e alla fine abbiamo racimolato questi 10 milioni. Abbiamo comprato l'aeroplano, l'abbiamo portato all'Urbe e abbiamo messo all'aperto accanto alla recinzione dell'aviazione leggera dell'esercito. Ora non c'è più, nella speranza che qualcuno ci desse uno spazio per poter lavorare. Ora chiaramente abbiamo fatto anche delle cose un po' così avventate, perché per fortuna abbiamo trovato delle persone che ci hanno aiutato, altrimenti il Nardi sarebbe rimasto lì a muffire, sarebbe andato già distrutto. Abbiamo contattato la contessa Maria Fede Caprone, che era una nostra amica, la quale ha contattato l'Aeroclub di Roma, l'allora presidente dell'Aeroclub di Roma, il quale, devo dire, è stato molto disponibile e ci ha dato in concessione un piccolo hangar di proprietà dell'Aeroclub, che loro non adoperavano più, e noi praticamente ci abbiamo collocato lì il Nardi e siamo stati 2 anni a restaurare questo aeroplano. Tutto chiaramente volontario, la gente veniva lì, si verniciava, puliva, tutte queste cose. Alla fine, con varie, che io li chiamo sempre i miracoli, che in tutti i restauri si verificano un paio di miracoli. Uno è stato quello di trovare le ali ad Arezzo, dall'Aeroclub d'Arezzo, che aveva queste ali, non sapeva nemmeno di che cosa erano, perché erano rimaste lì isolate e basta, e abbiamo scoperto che erano ali del Nardi, perché il nostro, purtroppo, le ali del nostro erano talmente marce che erano impossibile restaurarle. Quindi con l'Aeroclub d'Arezzo ci ha dato le ali, l'Aeroclub di Roma ci ha dato lo spazio, e poi ci è venuto in aiuto la Nardi. La ditta ancora esisteva allora, la Fratelli Nardi, era una ditta di aviazione, alla quale abbiamo sottoposto questo progetto, e praticamente ha detto sì, a me interessa, vi finanzio una parte, cioè per quasi tutto il costo del restauro, perché chiaramente il lavoro nostro era gratis, ma gli specialisti e i materiali, insomma, tutti erano di soldi che poi alla fine andavano comunque versati. Insomma, alla fine, con l'aiuto di tutti, con i soci, abbiamo finito questo aeroplano e l'abbiamo presentato nel 1986 a Roma Air Show, grande successo. Perché era una cosa molto particolare, un aeroplano mimetico della Regia Aeronautica, in mezzo a tutti i Piper e in Partenavia, era una cosa molto particolare. Dopodiché abbiamo interessato l'aeronautica e l'abbiamo esposto a Vigna di Valle per qualche tempo. Poi cosa è successo? Io parlo, è trascorso parecchio tempo, non è immediata questa cosa, è stata Vigna di Valle per parecchio tempo.
Poi a un certo punto Vignale Valle giustamente ha detto: guardate, io come museo militare non posso tenere aeroplani non di proprietà dell'aeronautica, perché altrimenti devo chiedervi di pagare voi un'assicurazione contro qualsiasi rischio. A questo punto noi veramente siamo stati sempre un po' squattrinati, e allora a quel punto dice: ma non possiamo pagare un'assicurazione, perché poi era annuale, quindi ogni anno dobbiamo pagare questa assicurazione. D'altronde anche riprenderlo dove lo mettevamo, nessuno di noi aveva la possibilità di tenerlo anche smontato a casa, e quindi lo abbiamo ceduto all'aeronautica militare. Quindi abbiamo perso qualsiasi proprietà dell'aeroplano e adesso si trova a Vignale Valle esposto. Quindi diciamo che noi l'abbiamo salvato e l'obiettivo finale è stato raggiunto, salvare questo aeroplano, e questo è stato il primo, perché poi insieme a questo abbiamo fatto altri restauri insieme all'aeronautica, abbiamo fatto lo Spitfire, abbiamo fatto il CR-32, abbiamo fatto lo Spad 7, tutti i restauri fatti insieme all'aeronautica, unendo le loro capacità chiaramente di attrezzature, di tecnici e di esperienza alle nostre di appassionati storici un po' fissati. E, insomma, alla fine sono venuti fuori dei pezzi secondo me molto, molto ben realizzati. Devo dire questo, che il GAVS, finché ha avuto la possibilità di avere uno spazio suo dove poter lavorare, ha sempre ottenuto dei risultati. Cioè sarà passato un anno, due, tre, ma alla fine qualcosa è stato fatto. Quando c'è stato un periodo in cui lo spazio non c'era più e le situazioni sono cambiate, purtroppo siamo stati fermi. Adesso l'ultimo restauro che abbiamo fatto insieme all'aeronautica militare è stato quello del Ro-41, un restauro che è durato oltre 20 anni. Poi alla fine, anche lì con l'aiuto un po' di tutti, siamo riusciti a restaurare, diciamo più che restauro, una ricostruzione, e proprio qualche giorno fa abbiamo fatto la presentazione e il nostro restauro sta esposto a Vignale Valle e sono già 2 aeroplani, insomma, che non mi sembrano poco per un'associazione insomma, dei volontari, no? Poi con tutti gli altri lavori fatti, perché noi affianchiamo il museo per quello che possiamo fare, perché chiaramente noi vorremmo questo museo eccezionalmente bello, quindi suggeriamo delle cose che magari non sono troppo fattibili, anche perché chiaramente l'aeronautica militare non è che c'ha solo il museo e deve pensare al museo, c'ha altre priorità, molte altre priorità, e quindi, però noi siamo sempre lì, piano piano, come la goccia cinese, alla fine qualche cosa sottiene. Poi i rapporti con l'aeronautica, ecco, abbiamo sempre lavorato in simbiosi, perché chiaramente noi non possiamo restaurare pezzi di particolare difficoltà tecnica, loro sì, quindi abbiamo fatto diverse volte questo joint venture, diciamo così. Loro hanno messo la competenza dei tecnici, lo spazio soprattutto, noi abbiamo messo la nostra puntigliosità, la nostra storia, e alla fine i risultati sono ottenuti. L'unica cosa che io purtroppo devo dire è che a un certo punto l'aeronautica militare ha un po' chiuso i boccaporti, ho chiuso gli oblò, perché chiamiamo più aeronautico. Perché? Perché quando è stato rifatto il museo di Vignale Valle per il centenario dell'aeronautica, c'è stata proprio una chiusura totale a tutte quelle che erano le collaborazioni esterne. E quindi l'aeronautica ha fatto un ottimo lavoro per quello che riguarda le infrastrutture, gli hangar, l'esposizione, tutto. Però se andiamo a vedere, per gli aeroplani, per il restauro degli aeroplani, è stato fatto pochissimo. Adesso qualcosa si sta risvegliando, però quando ci fu l'inaugurazione del museo tutti notarono che sì, è un bellissimo contenitore, ma il contenuto erano gli stessi aeroplani restaurati addirittura nel 1976, con evidenti segni dell'invecchiamento naturale che dopo 40 anni, 50 anni, 60 anni tutti gli aeroplani subiscono. Adesso il nostro obiettivo è quello di continuare a seguire il museo di Vignale Valle per tentare di convincere chi di dovere a effettuare certi lavori che secondo noi andrebbero fatti. Perché? Perché gli aeroplani che stanno esposti sono di eccezionale valore, sono bellissimi, sono pezzi rari e dovrebbero ulteriormente essere valorizzati. Ci sono aeroplani che mancano di pezzi, mancano di armamento, altri restaurati negli anni 76, quindi con tutti i limiti degli anni 76, e andrebbero riaggiornati, perché oltretutto tanti anni sono passati e nel frattempo ci sono state anche delle nuove scoperte, gli storici hanno lavorato, sono state fatte nuove ricerche, e quindi sarebbe un lavoro interessante da poter portare avanti insieme all'aeronautica. Vedremo.